Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto una cena con soli 3 ingredienti. Vi facciamo vedere come fare questa ricetta facilissima. Ce l'avete richiesto in tanti di fare una ricetta semplice, non solo semplice nella preparazione, ma anche nel reperire gli ingredienti, che devono essere pochi, solo 3. Vediamo come fare una cena con soli 3 ingredienti. I 3 ingredienti che andiamo ad utilizzare per preparare la nostra cena sono mezzo chilo di spinaci, 2 uova, parmigiano reggiano. Passiamo ai condimenti, che più o meno sono ingredienti che avete sempre in casa, quindi olio di oliva, più o meno ne utilizzeremo 3 cucchiai, sale e pepe. Vi servirà mezzo cucchiaino di aceto da mettere nell'uovo e poi alla fine anche un cucchiaio, quindi un cucchiaio e un cucchiaino. Per prima cosa ci dedichiamo alla cottura degli spinaci, quindi li mettiamo in una pentola. La fiamma per il momento è media. Non abbiamo messo acqua. Ok. Mettiamo un pizzico di sale. E chiudiamo con il coperchio. Di tanto in tanto li giriamo un po', ovviamente dovranno rilasciare la loro acqua, per questo non l'abbiamo messa. Dopo 5 minuti scoliamo i nostri spinaci. Attenzione a salare gli spinaci, mettete proprio un pizzico per porzione, più o meno questi essendo 500 grammi la ricetta per 2 persone, quindi sono 250 grammi di spinaci a testa, un pizzichino a testa, perché gli spinaci assorbono veramente molto sale, poi ve li ritroverete salatissimi. Quindi eliminiamo l'acqua. A questo punto andremo a mettere l'olio noi, perché è una ricetta che facciamo in settimana, cerchiamo di mangiare sempre grassi buoni, ma se li preferite col burro, perché gli spinaci col burro sono buonissimi, ovviamente a questo punto invece di mettere l'olio ci metterete il burro. Li rimettiamo nella pentola, ci mettiamo quindi 2 cucchiai di olio, un cucchiaio di olio di oliva a testa. Come vedete questa cena ha soli 3 ingredienti, ma è molto completa. Mescoliamo un po' A fuoco moderato. Quindi abbiamo acceso di nuovo la fiamma, li facciamo cuocere un altro po'. Accertatevi che questi ultimi 5 minuti di cottura siano a fiamma molto bassa, perché gli spinaci non devono friggere nell'olio, Devono insaporirsi. Ok. Passati quindi 5 minuti possiamo toglierli dal gas. E li lasciamo intiepidire. Mentre gli spinaci si intiepidiscono abbiamo messo un pentolino con dell'acqua e accendiamo la fiamma. Vedete, abbiamo messo 1 litro di acqua. Rompiamo l'uovo e vedete lo mettiamo in questa ciotolina. Andremo a fare l'uovo in camicia, quindi vi facciamo vedere tutto il procedimento per fare le uova così. Si mette qualche goccia d'aceto, quindi vedete noi stiamo utilizzando il cucchiaino ma non è pieno, è giusto qualche goccia d'aceto nell'uovo. Non ne utilizziamo noi tantissimo per fare l'uovo in camicia. E lo smuoviamo un po'. L'acqua non deve bollire ma sobbollire, quindi circa 80 gradi se avete un termometro da cucina. Nell'acqua mettiamo un cucchiaio di aceto. Noi utilizziamo il metodo classico per fare l'uovo in camicia, poi sapete che c'è pure il metodo quello alla Blumenthal, il famoso chef, lui non utilizza l'aceto, non utilizza il vortice, è un metodo completamente diverso, ma noi facciamo quello classico, anche perché se lo vedete è semplicissimo. Stiamo mettendo il sale. È bello imparare a fare l'uovo in camicia con il vortice, anche perché è una delle ricette che richiedono di più a MasterChef, quindi bisogna saperlo fare. In cucina questa è una delle skill più importanti, in modo da non fare una cena triste, la solita, l'uovo fritto. No, noi lo facciamo in camicia, quindi molto più elegante. Vedete, l'acqua è la temperatura giusta. Adesso vi facciamo vedere il vortice. Vedete, col cucchiaio. Mentre facciamo il vortice ci mettiamo dentro l'uovo e smettiamo di girare, vedete, quindi sta girando da solo, non dovete continuare a girare, questo è un grande errore.
guardate, l'albume rimane tutto intorno al tuorlo, perché poi un uovo in camicia perfetto deve avere questo albume cotto delicatamente con il tuorlo che appena lo aprite cola, però deve essere cotto bene. Avete visto quanto è semplice? Blumenthal ci mette il piattino sotto in modo da evitare il vortice, però in realtà così è molto più semplice. Fate un po' come vi trovate meglio. Però vi abbiamo fatto vedere che così riuscite a creare una cena con soli 3 ingredienti, elegante, originale, in modo da non mangiare sempre le solite cose la sera. In tutto, se volete saperlo, cuoce in circa 4 minuti. Dopo 4 minuti con un mestolo forato lo possiamo togliere e lo adagiamo sugli spinaci a cui abbiamo dato una forma, vedete, come un tortino. Adesso vi facciamo vedere come. Eccolo qui, vedete, è perfetto l'uovo in camicia. Gli spinaci sono quelli che abbiamo cotto prima, però basta dargli una forma un po' particolare. Per dare quella forma tipo tortino vi servirà un coppapasta, oppure potete utilizzare, vedete come abbiamo fatto noi, un coperchio, ci abbiamo messo la pellicola intorno e va bene lo stesso, quindi se proprio non ce l'avete. Certo, se andate di fretta la sera potete anche lasciarli così gli spinaci, però è carino perché sapete che si mangia prima con gli occhi, quindi diamo un aspetto bello al nostro piatto, anche perché poi vedete non ci vuole nulla a farlo. Mettiamo gli spinaci nel coperchio appena sono intiepiditi e li schiacciamo tutti. Ecco qua, vedete? Viene tipo un hamburger di spinaci. Quindi vedete, chi l'ha detto che con 3 ingredienti non si può fare una cena facile, veloce ma allo stesso tempo elegante? A questo punto, vedete, togliamo la pellicola ed ecco qua il nostro tortino, è facilissimo. E questo è il secondo tortino. E lo schiacciamo un po', vedete se ci sono un po' di imperfezioni. Vi stiamo facendo vedere il secondo uovo, quindi sempre aceto nell'acqua. In questa quantità d'acqua non vi preoccupate, poi l'aceto non si sentirà nell'uovo in camicia. Quindi di nuovo vortice, vedete, giriamo e poi ce lo buttate dentro. Facilissimo. Continua a girare da solo e lo lasciate cuocere per 4 minuti. Questa ricetta è per 2, ma se la volete fare per 4 ovviamente raddoppiate tutte le dosi. Guardate come cuoce, è bellissimo. Con il mestolo forato sempre lo togliamo, ormai è cotto. Lo potete far sgocciolare un po', vedete? Ed eccolo qua, perfetto. Adagiamo il nostro uovo in camicia sul tortino. Vedete? E andiamo a condire il tutto. Ovviamente lo potete condire come vi piace, noi lo condiamo così. Mettiamo un pizzichino di sale per tortino, in modo che vada sopra l'uovo e un po' sopra gli spinaci, il pepe, quindi tantissimo parmigiano. Guardate che bella cena. Tra l'altro questa è una ricetta che fanno spesso a Masterchef ma che non azzecca quasi nessuno. Guardate com'è semplice. Olio. Vedete l'olio di oliva. Ok, e adesso vi facciamo vedere perché il nostro uovo in camicia è venuto perfetto. Lo tagliamo un po' e vediamo che il tuorlo cola. Ecco qui, vedete? Uovo in camicia perfetto. E lo servite così.
cena è pronta. Bene, la nostra ricetta è terminata. Se vi è piaciuta questa ricetta fatecelo sapere nei commenti, scriveteci come al solito cosa ne pensate, se voi fate l'uovo in camicia come lo fate, quali sono le vostre tecniche, taggateci su Instagram se rifate la ricetta e ovviamente la parte più importante, iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella in basso a destra per ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Alla prossima ricetta, ciao! Quindi cena con 3 ingredienti, riuscitissima, vedete? Elegantissima, bellissima da vedere. Quindi con soli 3 ingredienti non avete bisogno così di uscire dopo una giornata di lavoro e andare a fare la spesa, perché 3 ingredienti vi potete programmare durante la settimana di avere questi 3 ingredienti e la cena è pronta. Poco tempo, pochi ingredienti. Come vedete poi in questa cena ci sono almeno 15 grammi di proteine, come consigliato dai nutrizionisti per ogni pasto, quindi è davvero una cena completa, oltre ad essere veramente semplice e facile.